Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Wow, amici del Toro, abbiamo gli amanti. In questo caso con gli amanti si può parlare o dell'inizio di una nuova relazione o di un lavoro per quello che riguarda l'amor proprio. Molte volte la carta degli amanti è associata a una scelta che si deve fare proprio per amor proprio, oppure è una scelta tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che vi spiega appunto come fare. La trovate sotto nella playlist del canale, dove trovate anche la mia email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con la carta della forza, un 2 di spade, abbiamo un 7 di spade, il 5 di denari, cavaliere di pentacoli, un 3 di spade e un cavaliere di bastoni. Interessante. Mm. Ragazzi, devo dire che avete tante spade. Allora, partiamo dal principio. La carta della forza è come se normalmente la carta della forza parla di una scelta effettuata con successo, di un coraggio trovato, o anche solo della forza di volontà per raggiungere quello che è un risultato. È una carta molto positiva in realtà. È una carta che parla di generosità, di apertura del cuore, quindi andiamo a vedere poi dopo a che cosa fa riferimento nello specifico con i mini tarocchi. Il punto è che poi abbiamo un 2 di spade e qui sento che è come se fosse davanti un bivio. Qui tenete presente che avete due cavalieri di bastoni, potrebbero rappresentare due persone o due energie, adesso poi andiamo a vedere. Quindi con il 2 di spade è come se nella prima parte di luglio si presentasse una sorta di bivio, indecisione, di scelta da dover appunto effettuare. Il 7 di spade mi indica, sapete, in queste due carte rivedo un po' il proverbio chi troppo vuole nulla stringe. È un po' questo il senso. Perché 7 di spade è una carta che parla comunque di avidità, di qualcuno che è disposto a fare di tutto per ottenere quello che si vuole, anche a mentire. E questi siete voi. È un po' come, dunque, diciamo, fare un po' i furbetti. Mm? O può proprio essere che qualcuno stia nascondendo qualche cosa. Fatemelo sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo poi comunque a vederlo con i mini tarocchi. E il 5 di denari comunque è una carta di delusione, una carta di perdita, è una carta che esprime un certo tipo di carenza, soprattutto materiale, ma non necessariamente. Cioè può anche essere una carenza di spirito, una carenza d'amore. E queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ricominciamo dalla forza, andiamo a vedere di che cosa si tratta con questa forza. 10 di bastoni eremita al contrario. Qui è come se ci fosse stato il coraggio o se si stesse cercando il coraggio per lasciarsi indietro, per chiudere un certo tipo di capitolo o lasciarsi indietro certi tipi di responsabilità. Con questo 10 di bastoni è come se molte persone si caricassero di cose che non sono di propria competenza.
Probabilmente state andando avanti o siete andati avanti semplicemente per forza di volontà e vi siete anche assunti in questa situazione o in questa relazione, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, però è come se vi foste assunti delle responsabilità che non sono vostre. Ma è un po' come se non lo ammettete. Andiamo a vedere il 2 di spade. Guardate, vedendo questo 7 di spade e il fatto che vi ho appena detto che non stiate ammettendo che magari siete stanchi, che vi state sobbarcando troppo, come per dire no, no, ma ce la faccio, non ti preoccupare, no? È un po' come se le bugie le steste raccontando a voi stessi. Andiamo a vedere il 2 di spade. Abbiamo un 8 di coppe e un 4 di spade. Ragazzi, qui c'è bisogno di prendersi, sono due carte che parlano di allontanamento, di prendersi un periodo per guarire, per riuscire a vedere chiaro, per riuscire a prendere una decisione. Quindi vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere anche solo un viaggio fuori porta, anche solo un pomeriggio nei boschi o in montagna, vi potrebbe rigenerare. Per qualcun altro si tratta di iniziare un certo tipo di percorso introspettivo. Vi ricordo che qui la carta dell'eremita era al contrario. L'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, parla di una ricerca proprio interna, e il 4 di spade è proprio una carta che parla di guarigione, quindi è un po' come se doveste prendere una decisione su, mi viene da dire quando partire, non su se partire, perché credo che ce l'abbiate chiaro questo. Ovviamente la ricerca o comunque questo viaggio può essere esteriore, quindi fisico, spostarvi fisicamente appunto andando in un altro luogo, oppure interno, spostarvi da certe idee, da certe sofferenze, mi viene da dire, perché comunque un 4 di spade e tra il 4 di spade e il 10 di bastoni c'è tanta stanchezza, sia a livello fisico che a livello emotivo, ragazzi. Andiamo a vedere questo 7 di spade. 5 di bastoni, 5 di spade e 7 di spade. Tanta confusione mentale, tante discussioni, tante questioni legate all'ego, quello che voi pensate vi possa rendere felice, piuttosto che vi possa rendere sicuri, piuttosto che vi possa rendere più attraenti. Fate attenzione perché la prima parte di luglio è una parte un po' confusa, soprattutto quando vedo queste carte. Io credo che stiate facendo come delle proiezioni partendo da una situazione di carenza. Se invece la situazione di partenza fosse diversa, foste in abbondanza, questo tipo di proiezioni anche sarebbero diverse. Non so se mi sono capita. Andiamo a vedere il 5 di denari. 10 di coppe, mondo e 7 di bastoni. È come se mancasse un completamento, un calore familiare, un calore di gruppo, se per caso per voi risuonasse come una lettura, diciamo, di lavoro. Ehm, Sì, ragazzi, ho come la sensazione che qua molte persone stiano un po' lottando da soli per portare avanti una certa situazione, perché magari siete legati a certi desideri, a certe questioni egoiche, per cui vi siete infilati in certe situazioni perché convinti che avendo quel tipo di risultato sareste stati più felici, ma qui è come se in realtà adesso che siete dentro la situazione fate fatica a portarla avanti e anzi vi manca comunque qualcosa. Credo che quella carta degli amanti faccia riferimento proprio a una questione di amor proprio, ma adesso andiamo a vedere questi due bei fanciulli. Andiamo a vedere, ok, abbiamo il mago per il cavaliere di denari
e un cavaliere di bastoni, vi dirò che come se ad un certo punto le cose cambiassero. Questo cavaliere di denari può essere un vostro atteggiamento o una persona che entra, vedendo che c'è di nuovo un cavaliere di bastoni, è facile che sia una persona con la quale iniziare qualche cosa di nuovo. Oppure potrebbe essere semplicemente visto che c'è il mago, la vostra volontà di creare un certo tipo di novità all'interno di questa relazione, se per caso ha solo bisogno di essere trasformata, oppure un nuovo proprio tipo di relazione e vi dirò anche un nuovo modo di avanzare all'interno della relazione. Andiamo a vedere questo 3 di spade. Asso di bastoni. 10 di spade. Ok, io li sento molto collegati il 3 di spade e il 10 di spade, nel senso che il 3 di spade è la ferita aperta, il 10 di spade è la ferita che si chiude. Quindi in questo senso, se ve la devo dire tutta, sento che è più il fatto di prendervi un tempo, di riflettere, magari anche di appunto allontanarvi per un periodo, di rimanere in pausa, è più quello che vi fa soffrire, questa sorta di autoanalisi. Beh, anche quando si analizza l'ego certe volte è doloroso, è sofferente, però è più il fatto di non potervi muovere come voi vorreste che vi fa un po', che vi rende un po' pesanti nella prima parte di luglio. Però comunque terminiamo con un cavaliere di bastoni che andiamo adesso a vedere. Abbiamo la regina di bastoni e un asso di denari, ragazzi. Quindi ho come la sensazione che qui vi dicano di brillare, di mostrare agli altri quanta luce, quanto potenziale avete, quanto potete dare, quanto siete abili, quanto siete anche affascinanti, perché quando ci sono dei semi di bastoni si parla sempre di personaggi affascinanti. E non vi nego che comunque questo cavaliere di bastoni ehm, ce l'avevamo anche qui. Quindi, ragazzi, per qualcuno si potrebbe trattare di una nuova relazione, diciamo, che potete creare come voi volete. Create un nuovo equilibrio da subito. Magari ci sarà da, diciamo, rimanere un pochettino fermi, occuparsi di queste ferite da guarire, quindi andateci con i piedi di piombo, ma poi, insomma, le cose migliorano. Se fosse per esempio una questione lavorativa, anche, ok? Perché qui c'è la possibilità di un nuovo inizio. E poi qui anche un asso di denari è una carta, è un dono che viene dall'alto, una nuova strada che può veramente portare a degli ottimi frutti. Il punto, secondo me, dovete passare da questa fase di autoanalisi delle bugie che vi siete raccontati, delle illusioni che vi siete raccontati, della confusione mentale che avete, di quello che state facendo solo per competere con gli altri. Un'altra chiave potrebbe essere che appunto ci sono due persone in ballo, magari in un, scusate, magari in un progetto, magari in una relazione, però ad un certo punto si sceglie. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Per gli amici del toro. Questa era rimasta su, ma girandola mi è caduta, ma ne tiro un'altra. Eccola. Allora, interessante come la figura si sente legata, si sente impossibilitata a muoversi, si sente incastrata, ok? Adesso qui in realtà non avete né 8 di spade né diavolo, però suppongo che vi sentiate un po' incastrati in questo dolore che non riesce a guarire, in questa sorta di troppe responsabilità
che vi siete sobbarcati e che state portando avanti solo per forza di volontà o per forza d'animo, insomma. E poi abbiamo manifestazione, che è una carta numero 10. Qui abbiamo il mago, che è diciamo il tarocco, l'arcano, che parla di manifestazione da un 1, quindi l'inizio e la fine. Manifestate l'idea che avete di questa relazione romantica, amorosa, di amicizia o di questa situazione. Immaginate come potrebbe andare dall'inizio alla fine. Immaginatevi tutta la storia, non solo l'inizio. Date una direzione a tutta la relazione, a tutta la situazione. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie nel prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con l'iscrizione. E se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Nelle fasce di abbonamento vi ricordo che sono due: quella più bassa è semplicemente per supportare il canale e quella più alta è per avere accesso ai video di crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!